perfetta. Ciao, Vieni, vieni. Cosa hai bisogno? Una pinza per strigne qua. Strigne. Per strigne. Ti sei rotta le scatole. Ma che cazzo sto? Prova a vedere. Oh. Muovilo un po', muovilo un po'. Sì, vabbè. Posto? Thanks.
Basta? Sì. Non mi merito nient'altro. Non si può inquadrare questa cosa. Tra 5 minuti metto a tavola, Ok, sono pronto. D'accordo? Ovvio. Il casco.
lasciamo che si pulisca un po'. Quanto lunghi li vuoi per la stufa? Sì, così. Sorry. Ok, via però. Lì non l'hai agganciato bene? Ah, ok. Grazie. Mi prendi la mia?
Ciao a tutti e bentornati alla baita. Ciao! Ci tenevamo a inserire questa breve parentesi di spiegazioni in italiano in questo video. Sono arrivati molti nuovi follower, quindi vorremmo cercare di ribadire ancora che questa, siccome riceviamo molti commenti a riguardo, che questa non abbiamo rifatto il tetto perché per noi è un'unità d'appoggio per venire qua in pianta stabile, poi partire con tutta la ristrutturazione. Facciamo tutto con le nostre forze, ci sono una milionata di cose da fare e il tema principale di questi primi mesi sarà, come avete visto anche da questo video, è l'acqua. Adesso fino ad ora abbiamo fatto con un piccolo filtrino ancora più piccolo per le escursioni outdoor a filtrare l'acqua del nostro torrente. Adesso abbiamo un sistema più grosso, poi quando sarà pronto il locale tecnico qui sotto nella cantina riusciremo ad avere dell'acqua. Ci sarà anche molto da lavorare verso la strada, perché come avete visto è in condizioni veramente tremende e abbiamo bisogno di arrivare fin qua con i materiali. Per esempio, e poi chi ci dice sempre perché non fate la strada, perché ci sono dei periodi in cui poterla fare, quindi dobbiamo aspettare la primavera, così almeno ci è stato consigliato da chi fa proprio questi lavori. Sì, cercheremo in primavera di portare qui un escavatore. L'acqua e la strada andranno di pari passo perché il torrente attraversa sotto la strada, un tratto della strada che ovviamente è un po' franato, e quindi ci sarà da mettere mano a quello. Molte cose verranno fatte a mano, solo con le nostre forze. Questa è una sfida contro noi stessi. Sappiamo che sembra che ribadiamo le stesse cose, ma chiaramente noi cerchiamo di rendere partecipi le persone il più possibile. Detto questo, rispondo a una curiosità che ci pongono veramente in tantissimi: come mai parliamo spesso in inglese e sia in italiano che in inglese. Allora, la parte in italiano è perché tra di noi parliamo in italiano e quindi è anche una questione tecnica del video fare una lingua sola per quanto riguarda i sottotitoli, che tra parentesi cerchiamo sempre di inserire. Detto questo, ovviamente è la nostra lingua madre, cioè sarebbe il colmo se noi italiani parlassimo tra di noi in inglese, insomma. Mentre il resto dei video, magari le sponsorizzazioni, io parlo in inglese perché semplicemente le aziende mi richiedono un video in inglese, quindi questo è il motivo semplicissimo per cui lo faccio, per cercare di rendere il video più diffuso possibile. Se fossi da solo, comunque sia, quando magari lei rimarrà ancora a casa, perché stiamo facendo questa transizione dalla vita di città alla vita off grid, c'è caso che io parlerò comunque in inglese. Questo mi serve per raggiungere il più grande numero di persone possibile, per poterle coinvolgere. Queste diciamo che sono le cose che volevamo dire oggi, che questo è il primo video ufficiale dell'anno. Diamo anche un attimo una piccola spiegazione sul fatto, la questione sottotitoli. Sì, la questione sottotitoli, allora noi li inseriamo semprissimo in tantissime lingue, bene o male, da quando ci scrivete dal Cile, dalla Corea, piuttosto che dagli Stati Uniti, Canada in inglese, dalla Francia. Cerchiamo di inserire tutte le lingue che ci ricordiamo. C'è una limitazione della piattaforma sui video vlog molto lunghi, dove ci potrebbero essere dei problemi nell'integrazione dei sottotitoli, soprattutto appena a ridosso della pubblicazione del video. I sottotitoli richiedono tanto tempo per l'elaborazione, quindi magari
ci vuole un attimino perché vengano effettivamente attivati tutti. Però sì, cioè non è una cosa così semplice che uno possa pensare basta fare un click, no, è un lavoro di ore e ore e ore. Io ci tengo a editare tutto perché essendo un vlog è la nostra vita, quindi non potrei mai pensare di dare ad altre persone questi edit di video, e poi perché mi piace perdermi nella natura, quindi già adesso inizio a girare anche di notte per i boschi per trovare nuovi prodotti che mi hanno dato da testare, perché a me piace andare a esplorare, piace mettermi lì col binocolo e tutto, quindi vedrete un sacco di equipaggiamenti carini. Insomma, è chiaro che le sponsorizzazioni prevedono il link in descrizione, tutto quanto, però considerate che questo, oltre ad aiutare noi, anche se voglio dire nessuno è obbligato a comprare niente, perché tanti mi sento dire tu lo fai per questione di soldi. No, è vero che le sponsorizzazioni ci aiutano, perché l'acqua calda sta arrivando grazie a una sponsorizzazione, però è anche vero che dà a voi la possibilità di vedere cose in prospettive che nessuno cerca di vedere. L'obiettivo di My Wildlife è anche quello di far vedere quello che le persone normali, nel senso quello che le persone che vivono in città non riescono a vedere, ma io voglio farvi entrare proprio nel dettaglio della natura. A questo riguardo è un annetto che lavoro a un piccolo progetto che non voglio svelarvi nulla, che vi porterà ancora più dentro la natura in un modo particolare, e poi ne parleremo sicuramente in un video dedicato perché richiede una spiegazione un po' più complessa. Detto questo, chiudiamo qua. Sì, no, volevo solamente aggiungere, no, allora, sul fatto che alcuni scrivono che siamo sporchi non mi sembra, no? Ma quella è stata una persona. Vabbè, però comunque non è neanche una cosa carina da dire, anche perché noi vi facciamo vedere i punti salienti della nostra giornata. Io non è che mi metto a riprendere quando lavo il pavimento, quando spolvero, e comunque ci laviamo perché noi abbiamo il bagno e ci laviamo, non ci riprendiamo ovviamente perché almeno in quello vorremmo avere un pochino di privacy. No, io mi sono ripreso d'estate fuori. Beh, io no. Non mi vedrete mai lavarmi. Innalzavamo le visual vabbè, non fa niente. Sto scherzando. Però siamo persone molto pulite, questo lo possiamo. Sì, non sì. siamo No, anzi, ribadiamo per le persone che magari sono nuove del canale che noi siamo una coppia molto pulita, ma anche l'igiene per noi è fondamentale per una questione di salute. È inutile che stiamo lì a parlare di salute in un canale che vuole essere di relax, sì, però insomma abbiamo dei trascorsi serissimi, molto, e quindi per noi è importante comunque questa igiene personale che abbiamo, cioè io mi lavo anche con l'acqua a 10 gradi, non è un problema. Sì, infatti non è... E quindi è anche uno dei motivi per cui ci stiamo mettendo tanto tempo ad arrivare qua, perché vogliamo avere un minimo di comfort che per noi sono importanti. Tanti pensano che se non vivi la vita off grid a livello rude non la vivi veramente. Oddio, sì, io mi sono fatto anche la doccia all'aperto con 10 gradi, non è quello il fatto. Io sono differente da lei, non posso né costringere lei a vivere la vita che voglio io, né lei costringere a vivere la vita che vuole lei. E però, quindi comunque abbiamo trovato dei compromessi e questa è una delle cose che più ci preme ribadire. Forse vi abbiamo tenuto abbastanza, la neve ci ha un po' sorpreso, volevo lavorare fuori per far passare i tubi dell'acqua calda, ma non credo che ci riuscirò, ammesso che io non voglio andare a valle direttamente con tutta la scala. No, perché stanotte ha nevicato, come potete vedere, non ce l'aspettavamo. Poi adesso si è alzata la temperatura, quindi è pieno di fango, perciò sì. Ci riserviamo di fare qualche lavoretto dentro e proseguire piano piano, insomma. Vi ringraziamo di tutto il supporto, di aver pazientato durante la nostra influenza. È colpa sua, me l'ha attaccata lei. Sì, ho iniziato io il primo dell'anno e ce la siamo portata finora, insomma, ancora non stiamo neanche al top. No, veramente. Non siamo neanche al top, infatti abbiamo tagliato molti punti dove c'è un po' di tosse, ma sì. Vi abbracciamo e ci stringiamo tantissimo a tutte le persone che ci seguono dalla California. Sappiamo che qualcuno l'ha passata seriamente, sì. Quindi queste notizie arrivano anche a noi, non siamo insensibili, lo siamo
diciamo per tutti i paesi di cui veniamo a conoscenza di un fattore serio, ma credo che questo sia veramente, dopo gli episodi di Valencia, sia veramente epocale. Sì. Quindi ci stringiamo in un abbraccio ai nostri amici della California e tenete duro, e speriamo di farvi passare qualche momento spensierato in mezzo alla natura. E un abbraccio anche a tutti gli animali che hanno perso la loro casa. Sì. Ciao.